Arriva qualcosa, qualcosa che ha fame di valore, un'ombra che esce sul muro alle tue spalle, ti inghiotta nel buio, tra poco sarà qui. E se fosse Scrum? No, non è Scrum, non è Kanban, non è neanche Safe, non è Scrum at Scale, non è Less. Un sacco di parole proibite che ho dovuto censurare per non rievocare i demogorgoni. È mai possibile che quando si parla di agile si debba sempre mettere in mezzo la parola metodologia, l'uso dei framework, come quelli che ti promettono di fare il doppio in metatempo e delle relative certificazioni? Oggi vorrei provare ad uscire dal sottosopra, ripartendo dalle origini, dal manifesto per lo sviluppo agile del software, a cui questa serie si ispira, e dai suoi valori fondamentali. La vita è fatta di esperimenti, di ipotesi che dobbiamo confermare o confutare. Questo canale YouTube è il mio esperimento, un'idea che frulla nella testa da un po' di tempo, ma che come tante idee è rimasta nel cassetto troppo a lungo. Sono Dimitri Favre e questo è Agile Things, capitolo 1. La prima cosa agile di cui voglio parlare è il mindset. Voglio parlare di mentalità perché troppo spesso si parte dalle pratiche, dall'adozione di un qualche framework, e cito Scrum solo perché è in assoluto il più diffuso. Io stesso ho iniziato a fare Scrum senza aver compreso quello che, a 14 anni di distanza dai miei primi timidi tentativi, penso di aver capito. All'epoca pensavo e l'ho pensato troppo a lungo che per mettere a terra l'agilità in un team avesse maledettamente senso adottare un approccio Shuari, stile passa la cera, togli la cera di Karate Kid. Nel mondo agile questo significa più o meno metti un team in una stanza, gli fai fare le cerimonie, gli fai giocare con i post-it e voilà, l'agile è servito. Cazzate! I team che nascono in questo modo, e ne sono tanti in questo modo, finiscono per rimanere allo stato shu, alla ripetizione meccanica di un nuovo processo calato dall'alto, che magari funziona e magari no. Il punto è che il modo di pensare e di risolvere i problemi alla fine non cambia, rimane sempre quello di prima. Appena si smette di imporre le pratiche si torna al passato, a quello che si faceva prima. Quello che ho realizzato in tutto questo tempo è che per essere agili bisogna pensare in modo agile. Per spiegarvi cosa intendo, devo ripartire dal manifesto per lo sviluppo agile del software. Individui e interazioni più che processi e strumenti. Software funzionante più che documentazione esaustiva. Collaborazione con il cliente più che negoziazione dei contratti. Rispondere al cambiamento più che seguire un piano. Senza dimenticare i 12 principi che sono davvero tanta roba. Senza troppi giri di parole, per me questi sono i veri pilastri dell'agilità e anche a distanza di 20 anni continuano ad essere le colonne portanti di una mentalità agile. Se prendiamo il manifesto, i suoi valori, i suoi principi, li shakeriamo un po', il risultato è l'essenza dell'agilità, un distillato che racchiude in sé tutto ciò che veramente conta quando si parla di agilità. C'è una cosa che emerge sopra tutte le altre, la centralità delle persone. Quelle che sviluppano i prodotti, quelle che i prodotti li useranno. Il secondo tratto di una mentalità agile è la collaborazione tra le persone, esattamente come è scritto nel manifesto. Piccoli team che mettono insieme gli utenti finali del prodotto, quelli che hanno un bisogno da soddisfare o un desiderio da realizzare, e quelli che sanno come si fanno le cose. Li fa collaborare insieme cercando di massimizzare il valore, quella parola scivolosa che alla fine altro non è che mettere gli utenti nella condizione di ottenere il risultato che stavano cercando. Il terzo tratto della mentalità agile è riconoscere che noi non sappiamo anticipatamente le risposte, ma facciamo un sacco di ipotesi. Quelli che tradizionalmente abbiamo chiamato requisiti o specifiche funzionali e che oggi chiamiamo user stories
non sono altro che assunzioni che qualcuno, a volte l'utente finale, a volte un suo intermediario, molto più spesso un losco figuro dell'IT chiamato analista funzionale, ha messo nero su bianco trasformandole in certezza. Ecco, io una certezza ce l'ho. Non è che se scriviamo un product backlog pieno di user stories allora siamo magicamente agili. Ci piacerebbe, ma non è così. Non c'è nessun automatismo nel manifesto e neanche nei framework, come Scrum, che implichi che implementando quelle storie automaticamente si generi valore per l'utente finale. Lo dobbiamo testare sul campo e chiedere feedback. E qui arriviamo al quarto tratto di una mentalità agile, cicli di feedback rapidi. Chiamiamoli sprint, chiamiamoli iterazioni o non chiamiamoli proprio. Per essere agili dobbiamo essere disposti a chiedere e ad accettare il feedback sul prodotto che stiamo realizzando, presto e frequentemente, in modo da confermare o confutare le nostre ipotesi e adattare lo sviluppo del prodotto in base alla conoscenza che nel frattempo avremo accumulato. Il quinto tratto caratteristico di una mentalità agile è la qualità. Ogni incremento nel ciclo di sviluppo del nostro prodotto deve essere realizzato come se si andasse in produzione domani. Se fosse un passeggino, ad ogni step evolutivo dobbiamo immaginare di poterci mettere il nostro figlio di 6 mesi in tutta sicurezza. Se non ci sentiamo sicuri di poterlo fare, allora la qualità probabilmente non è una nostra priorità e quindi non siamo agili. Il sesto e ultimo punto è adottare un approccio snello, nel senso di lean. Per ogni requisito o storia che andremo a implementare, per ogni evoluzione del nostro prodotto, chiediamoci sempre qual è la cosa più piccola che possiamo fare per raggiungere questo tipo di risultato. Ora, nel nostro modo di pensare ci sono tutte queste caratteristiche? Bene, allora forse possiamo definirci agili indipendentemente dalle pratiche che mettiamo in campo. E a quel punto possiamo anche iniziare a pensare di utilizzare seriamente Scrum o Kanban e magari crescendo scalarlo perché i nostri prodotti sono troppo grandi e complessi per un piccolo team. Detto che questa è un'altra storia, magari ne parliamo in un prossimo episodio. E voi cosa ne pensate? Che cosa vuol dire per voi essere agili? Scrivetelo nei commenti insieme ai suggerimenti sugli argomenti da trattare nei prossimi episodi. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo tra una settimana per il capitolo 2 in cui parleremo di progetti, più o meno.